Inizia con questo una serie di episodi dedicati all'amore. In questo primo appuntamento approfondiamo la figura di Eros. Seguiranno altre puntate, almeno 2, che dovrebbero, nelle mie intenzioni, aiutarci ad inquadrare meglio l'evento amore dal punto di vista del pensiero antico. Spero che resterai con me lungo questo cammino. Ti auguro serenità, salute e quel friccicorio che comincia a sentirsi nell'aria quando nel cuore si coglie il respiro di primavera. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 103. Eros, l'arciere della passione d'amore. Eros, il dio arciere della passione d'amore, è una delle figure più sfaccettate della mitologia, una delle più complesse e controverse. Chi pensa che su di esso si possano spendere 2 parole o poco più, si inganna. Come sa chi ha seguito antichissime puntate di questo podcast, Eros pare appartenere a più epoche, essere figlio di più entità e agire in modo apparentemente contraddittorio. Come forse ricordi, Eros appare agli inizi del tempo, come forza che illumina quel che si trova all'interno dell'uovo primordiale, dando sussistenza al cielo e alla terra. In questo racconto antico, tratto dagli oscuri frammenti orfici, incontriamo Notte, unica divinità esistente, dalle smisurate ali nere che occultano alla vista ogni cosa. La buia notte viene amata da Vento e depone un uovo di argento nel centro dell'immenso grembo dell'oscurità. Da questo uovo nasce il figlio del vento più temuto, Eros. Sentendo questo nome, noi subito ci immaginiamo un giovinetto gentile che con le sue ali vola per l'aere a scoccare frecce d'amore. Ma non è di questo Eros che stiamo parlando. Questo figlio del vento ha sì ali dorate, ma possiede anche 4 teste, da cui a volte ruggisce come un leone, altre muggisce alla stregua di un terribile toro, oppure bela da ariete, o infine, in modo inquietante, sibila come un serpente. Come prima azione divina, egli porta la luce. Ora può essere illuminato quello che era nascosto e occultato nel guscio dell'uovo, e cioè l'universo intero. Nella parte bassa sta la terra, in quella alta il cielo, con i suoi pianeti e le sue stelle fisse. È un'immagine potente e inquietante, vero? L'universo in un guscio d'uovo. Potente e inquietante, eppure al tempo stesso l'attrazione d'amore rende visibili le cose, le persone e lo stesso creato. Trovo che sia un'interpretazione della realtà molto rassicurante che ci giunge dalla notte dei tempi.
Eros diviene qui protogonos, ovvero il primogenito fra tutti gli dei. Esiodo parla di Eros come di una delle prime 4 essenze che nella teogonia sono all'origine e a fondamento della nostra realtà. Ti riporto il magnifico brano della sua prima apparizione. Anzitutto venne all'esistenza lo spazio beante, poi, a sua volta, Gea, la terra dal largo petto, sede per sempre sicura di tutti gli immortali che abitano le cime del nevoso Olimpo. Poi il Tartaro nebbioso nel fondo della terra, dalle larghe strade, e infine Eros, che è il più bello tra gli dei immortali, e scioglie le membra, e di tutti gli dei come di tutti gli uomini doma nel petto il pensiero e la saggia volontà. Eros, il più bello tra gli dei mortali, nella visione di Esiodo tutti li supera col suo potere, e questo lo rende il dio più pericoloso di tutti. Egli scioglie le membra degli uomini come degli dei, è il dio del desiderio e dell'unione sessuale, sia eterosessuale sia omosessuale. Per altri autori Eros è figlio di Afrodite e il padre a volte è Hermes, da cui eredita l'astuzia e l'inganno, a volte Ares, e dal bellicoso dio della guerra trae la forza e il coraggio di compiere azioni audaci e a volte estreme, o addirittura Zeus, nella versione in cui il re degli dei viene dipinto come padre di Afrodite. E qui Eros rappresenta la passione dell'amore che non si ferma nemmeno di fronte all'incesto. Eros, per il suo comportamento irresponsabile, non è ritenuto degno di figurare tra la famiglia dei 12, per cui lo incontriamo sulla vetta dell'Olimpo sempre come ospite o di passaggio. Il giovane dio alato non si preoccupa di ciò. Il compito di far innamorare chi a lui aggrada lo diverte molto, e lo diverte ancor di più l'essere convocato alla corte di Zeus per risolvere questa o quest'altra intricata situazione. In una occasione, Eros, ospite a palazzo, sta giocando a dadi con Ganimede. Sta vincendo contro il giovane coppiere, imbrogliandolo furbescamente. Afrodite ha bisogno del suo aiuto, ma Eros fa orecchie da mercante, vuole qualcosa a pagamento dei suoi servigi. E così, in cambio di una variegata e preziosissima palla d'oro, con la quale si trastullava Zeus bambino, accetta di accontentare Afrodite. Vola a far innamorare il cuore di Medea per l'eroe Giasone. La principessa Maga, figlia del re Eeta che governa sulla Colchide, perde la testa per l'audace giovane venuto da lontano a recuperare il fantastico vello d'oro. Questa impresa per Giasone, a causa delle trappole mortali ordite da re Eeta, è impossibile da portare a termine. L'amore subitaneo che sgorga dal cuore di Medea porta la giovane maga a donare farmaci e istruzioni per superare ogni prova. Aiuta Giasone a rubare il vello, fugge con lui e compie una serie di efferati omicidi sempre e solo in nome dell'amore che la lega al suo amato. Impazzita di gelosa vendetta,
Medea arriva a togliere la vita ai suoi stessi figli, avuti con Giasone, quando questi sta per ripudiarla per sposare un'altra principessa. In un'altra occasione, Eros, sposo di Psiche, per sottrarla dalle grinfie della gelosa Afrodite, vuol farla deificare dal re degli dei in persona. Ottiene questo favore da Zeus, promettendogli in cambio di far cadere innamorate del grande dio altre giovani ninfe. E come non fare riferimento poi alla sua crudeltà nella vendetta? Quando Apollo lo canzona per le dimensioni del suo arco, Eros si vendica trafiggendo il dio con l'amore per la bella Dafne, ninfa dei boschi, figlia del fiume Peneo. Come forse ricordi, Dafne, colpita anch'ella da un dardo di Eros, ma di quei dardi che chiudono il cuore all'amore, rifiuta le attenzioni di Apollo e fugge. Inseguita dal dio che le sta alle calcagna, Dafne ottiene dal padre la grazia di cambiare forma. Ella diviene una pianta di alloro. Apollo, disperatamente innamorato, rimane solo e sconsolato. È proprio per questo potere oscuro, imprevedibile ed irrefrenabile che Eros non può stabilmente risiedere sull'Olimpo. Nel Simposio di Platone, uno dei dialoghi dedicati all'amore, anzi quello che più diffusamente ne tratta, ad un certo punto si parla della nascita di Eros. Secondo il racconto di uno dei convitati chiamati a tessere le lodi del dio dell'amore, il convitato forse più importante, ai festeggiamenti per la salita all'Olimpo di Afrodite, appena asciugatasi dalla schiuma del mare da cui è nata, sono invitate tutte le divinità e tutte accorrono a congratularsi con la nuova dea, bellissima e sorridente, e tutte queste divinità prendono posto a tavola. La cena è squisita e i beveraggi abbondanti. Tutti sorridono e godono dei balletti e delle musiche che allietano una tale irripetibile occasione di festa. Poros, dio degli espedienti, dei trucchi e dell'arte di arrangiarsi, figlio di Temi, ha bevuto un po' troppo e decide, prima di fare una figuraccia e sentirsi male davanti a tutti, di alzarsi da tavola. Barcollando raggiunge una porta che conduce ai giardini, fuori dalla immensa sala. Pensa che un po' di aria fresca gli farà bene. In questi giardini, torcendosi le mani per l'imbarazzo, passeggia avanti e indietro Penia, la divinità della povertà e del bisogno. Ella non ha il coraggio di unirsi a quel banchetto. I suoi vestiti sono strappati, i capelli disordinati e i piedi scalzi. Prova vergogna al solo pensare di entrare a palazzo. Si trova lì perché nel suo pensiero c'è la speranza che qualcosa di buono, magari un avanzo caduto, rotoli fuori dal palazzo di Zeus e che lei se ne possa cibare. E invece del cibo, da una porta che dà sul giardino, rotola fuori proprio Poros, che, svenendo al primo contatto con l'aria fresca, cade ai piedi di Penia. La divinità si sdraia vicino a lui e dalla loro unione nasce proprio Eros. Ecco la descrizione di Eros, con le caratteristiche ereditate da questi genitori, secondo le parole di Socrate per penna di Platone. Amore
non è né bello né delicato, come pensano molti, ma a somiglianza della madre è duro, scalzo, peregrino, usa dormir nudo per terra e con la miseria sempre in casa. Come suo padre invece è insidiatore dei ricchi, coraggioso, audace, risoluto, sempre pronto ad escogitare nuovi trucchi per sopravvivere e inventore di trappole. Beh, come abbiamo visto, si tratta di una complessa divinità e se sei arrivata o arrivato fin qui, forse ti stai domandando se di una divinità così pericolosa ci sia bisogno 2500 anni fa come adesso. Viviamo in un'epoca in cui spesse volte affidiamo a degli strumenti esterni alla nostra anima la responsabilità di trovarci un compagno o una compagna. Non sto denigrando i servizi che ci aiutano nella nostra ricerca d'amore, sto solo facendo delle considerazioni sul pensiero che sta dietro all'affidarsi a questi servizi. Quando cerchiamo un compagno o una compagna attraverso questo tipo di organizzazioni, riempiamo schede con le nostre caratteristiche e riempiamo altrettante schede con le caratteristiche che questa fantomatica figura dovrebbe avere per essere appetibile per noi. Non c'è nulla di male in tutto questo. È naturale che se io amo la filateria mi posso trovare più a mio agio con una persona che ama la filatelia. La cosa è però un po' più complessa di così. Scelgo di entrare dunque in contatto o di accettare dei possibili incontri con persone che si adeguano perfettamente alle mie caratteristiche che io stesso ho descritto. Queste persone poi, sulla carta, corrispondono a chi ho indicato come quelle più a me simili, per così dire. Agendo così, penso di tutelarmi, mentre in realtà perdo una delle caratteristiche fondamentali dell'innamoramento, il rischio. Attraverso questi tipi di combinazioni informatiche eliminiamo completamente quella parte che rende l'innamoramento terribile e bellissimo, il rischio di non piacere all'altro. Eliminando questo importantissimo fattore, noi ci liberiamo, almeno sulla carta, dal rischio di soffrire, che è una delle caratteristiche fondamentali di ogni rapporto amoroso. Quando amiamo, consegniamo nelle mani dell'altro non solamente le chiavi del nostro cuore e del nostro piacere, ma anche la possibilità di ferirci e di farci appunto soffrire. Eros, che va in giro a tirare frecce a destra e a manca, è l'immagine di come l'amore non si basi su prossimità, somiglianza, vicinanza, non si basi sulla avvenenza di uno dei due o di entrambi, non si basi sulla parità di status. Egli trafigge i cuori in maniera imprevedibile. «2500 anni fa, come oggi, Eros rappresenta l'inatteso sconvolgimento d'amore, l'insopprimibile desiderio d'amore e la meravigliosa perdizione d'amore. Per Platone, nello slancio amoroso, c'è una scintilla di universale. Quando amo, mi espongo a quella parte della realtà che è legata alla bellezza e a me, povera, piccola, minuta singolarità, capita qualcosa di meraviglioso. Accade che questa esperienza del bello, che ha un valore universale, all'universo mi lega in modo completo e indissolubile.
Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.